Cari amici e cari amiche, buongiorno, bentornati e bentrovati all'Aulicus Classics Club. Sapete che ormai sono diverse settimane che ci incontriamo e siamo contenti che la musica che scegliamo e che vi presentiamo vi piaccia. Andiamo a sentire oggi il maestro Torossi cosa ci farà sentire e cosa ci racconterà. Venite, seguitemi, andiamo. Stefano? Eccoci qua. Che mi dici? Sei curioso? Sono curioso perché se ne parla molto di questa musica barocca. Sì, sì. Che ti devo dire non mi è molto familiare a me. Invece è un importante passaggio dalla quella primitiva che conosciamo che era al moderno, quindi al classico, e poi dal classico al moderno. Certo. Quindi lui è uno dei rappresentanti, è stato importante. importante. Ah sì, Gentili? Sì. Voglio dire Felice Giardini. Giardini, lui è più già meno sul barocco e più sul classico, perché le date sono quelle. Lui muore alla fine del Settecento, quando già Mozart aveva detto la sua, Beethoven era già cominciata la musica classica. Ecco. E quindi questo personaggio, che adesso ti racconto, anche di lui non ci sono moltissimi dati, però qualcosa c'è. E ti posso dire, per esempio, che lui, per vocazione, Felice Giardini, è un frenetico. Non smette mai di girare come una trottola fino a 80 anni suonati, quando finalmente muore nell'ultima giravolta. Poverino, pace all'anima sua. È anche, oltre che musicista, solista e compositore, è anche impresario di spettacoli, attività nella quale, come spesso succede, ci rimette. Molti impresari anche allora. Anche allora. Allora, lui comincia in modo tradizionale, abbastanza presto nella vita, come violinista dell'orchestra del Teatro Regio di Torino, che è la sua città. Poi va a Roma, a Napoli, nell'orchestra del San Carlo, e qui ha il suo primo dispiacere, perché Niccolò Jommelli, noto musicista dell'epoca, lo critica severamente, accusandolo di permettersi arbitrarie variazioni di un eccessivo virtuosismo nelle parti orchestrali, che naturalmente da suonatore di fila avrebbe dovuto eseguire come scritte, senza inventarsi variazioni solistiche. Nel 1748 parte la Trottola, lascia l'Italia per una serie di concerti come solista in Europa, a Francoforte, a Berlino, poi a Parigi, dove diventa famoso con il nome di Desjardins, cioè Giardini, Desjardins. Fermarsi lì giammai. L'anno dopo è a Londra, dove conquista un successo ancora più grande con una serie di concerti nelle situazioni e nelle istituzioni più prestigiose. Presso la nobiltà trionfa come insegnante, tant'è vero che in breve diventa music master di fior di personaggi, tra cui il principe di Galles. Capirai, bel colpo. A questo punto della sua vita di successo e soddisfazioni finanziarie è colpito dal pericolosissimo pungiglione dell'attività di impresario, come dicevamo prima. Per un paio di stagioni, dopo averne diretto l'orchestra, prende la gestione del King's Theatre, in associazione incauta, presumiamo, con il soprano napoletano Regina Mingotti. Ci rimette fino all'ultimo penny. E allora deve tornare all'insegnamento e alla composizione. Dirige l'orchestra in 3 festival, Worcester, Gloucester e Hereford. Suona freneticamente anche da violino solista nei concerti del Pantheon. Nell'84 torna brevemente in Italia al seguito del Duca di Gloucester, poi passa in Spagna e alla fine rientra a Londra. L'esperienza non gli ha insegnato niente però, niente, perché come se niente fosse ricomincia a fare l'impresario, questa volta al Little Theatre di Haymarket, dove mette in scena La Ninetta di Cimarosa.
Naturalmente gli fa male anche questa volta, completamente. È quasi ottantenne e immaginiamo un po' arrancante, per sfuggire ai creditori, se ne parte per la Russia con la compagnia con la quale aveva messo in scena l'opera. Riesce a racimolare qualche soldo a Pietroburgo e poi a Mosca, dove, come abbiamo accennato all'inizio, stremato, deluso e amareggiato per come gli erano andate le cose, muore probabilmente di stanchezza fisica e mentale. Povero Giardini, mettiamoci sopra una bella pietra, facciamo la nostra pausa e poi tu mi racconterai chi ci suona queste musiche. Assolutamente, a tra poco. Bene. Beh, devo dire che povero maestro Giardini ci ha dovuto una vita, faticato tutta la vita e quando arrivava si metteva a fare l'impresario, ma evidentemente però anche a quell'epoca fare l'impresario non era facile, perché oggi c'è la SIAE che riscuote, che paga, distribuisce, ma all'epoca non c'era niente, era un rischio veramente continuo. E comunque Felice Giardini, a parte tutto, è stato anche un ottimo compositore, perché ha fatto delle cose molto valide, eccetera. Anche lui col flauto, strumento caratteristico della musica barocca. E questo album del maestro Felice Giardini è stato eseguito da due ottimi musicisti, anche questi, il maestro Massimo Gentili Tedeschi al flauto e la pianista, anzi la clavicembalista Barbara Petrucci, di cui adesso io vi parlerò. Il maestro Massimo Gentili Tedeschi è nato a Milano, diplomato in flauto traverso naturalmente, con Gastone Tassinari, si è perfezionato grandi nomi molto recenti nell'insegnamento del flauto, però lui si laurea anche in architettura, perché evidentemente è attratto da questa cosa. Poi completa brillantemente gli studi di flauto barocco con il maestro Recondo e ha frequentato corsi di perfezionamento con altri grandi nomi del flauto come Kuiken, Pacchioni e Suzanne. Il maestro Gentili Tedeschi svolge anche un'attività particolare che gli ha permesso di venire a contatto con i fondi musicali, che è un catalogo nazionale delle fonti musicali, dove lui ha attuato le norme italiane di catalogazione dei manoscritti musicali e il progetto di automatizzazione del catalogo e la realizzazione del catalogo nazionale della musica. Questo vuol dire che esiste in Italia, io non lo sapevo, l'ho appena appreso adesso, questo ufficio ricerca fondi musicali, dove tutti i manoscritti che vengono trovati o con certezza del compositore o non, diventano patrimonio nazionale e vengono raccolti presso questo ufficio ricerca fondi musicali, dove naturalmente lui, che lo ha diretto, anzi lo ha anche organizzato, si è specializzato nel repertorio del Settecento, che era quello più console a lui come strumentista di flauto, e quindi praticamente lui, specializzato nel repertorio del Settecento e dell'inizio Ottocento, ovviamente si è esibito in tutto il mondo. Avendo a disposizione questa ricchezza di repertorio che ha contribuito a salvare l'ha portato praticamente nelle principali città d'Italia, in Europa, Stati Uniti, Sud America, dove si è esibito come solista o anche con formazioni cameristiche locali. Quindi ha maturato un'esperienza incredibile. Naturalmente ritornato poi a casa e si è dato all'insegnamento, perché a questo punto lui ha tenuto delle masterclass sull'interpretazione della musica antica. Pensa un po'. Interpretazione, attenzione,
non esecuzione, no, certo, interpretazione. certo. C'è una differenza incredibile Esatto. tra l'interpretazione e l'esecuzione, capito? Perché richiede una ricerca l'interpretazione. Mentre invece l'esecuzione è una cosa passiva, Leggi, sì. perché tu leggi le note sulla Certo. partitura e a quel punto vai. Invece lui faceva interpretazione. Naturalmente ha effettuato registrazioni radiofoniche, televisive, RAI, Radio Suisse, televisione brasiliana, Certo. e anche praticamente ha registrato diversi CD di musica da camera del XVIII secolo. Quindi veramente un personaggio preparato, bravissimo e competente, e soprattutto la sua migliore, diciamo così, esperienza che ha fatto è stata quella sull'interpretazione. Sì, direi di sì, certo. Sul quale si potrebbe parlare, Ma noi non lo faremo. ma noi non lo faremo. Certo. Invece, diciamo qua, parliamo della clavicembalista Certo. Barbara Petrucci, che è nata a Roma. Anche lei ha conseguito un diploma di pianoforte. A Milano ha studiato clavicembalo sempre e si è diplomata col massimo dei voti. Poi ha fatto masterclass in Italia e in Francia, si è specializzata a Kunst, a Graz, presso il Musik und Darstellende Kunst, che sarebbe sopra l'università come titolo, eccetera, e ha conseguito il diploma di clavicembalo col massimo dei voti. Suona come solista e continuista in diversi gruppi di musica antica, tra cui l'ensemble del barocco italiano. Capito? Che Sì, importante ho capito, questo qui. ho capito, Ha certo. registrato musica barocca francese e italiano, si è esibita in molte città importanti d'Europa, Sud America, USA, quindi è una che è diventata alla fine, con l'esperienza che ha fatto, critico musicale. Certo. È diventato un critico musicale Si che arriva a questo, e sì, collabora sì, con certo. quotidiani, riviste italiane, perché ormai è nella capacità professionale Certo, di poterlo fare dopo quello È che lei ha un'esperta, fatto. insomma, E poi praticamente tiene masterclass addirittura sulla prassi esecutiva della musica da camera e per clavicembalo in epoca barocca. Pensa un po'. Anche lei col discorso dell'interpretazione. Certo, capito? certo. Quindi direi un ottimo elemento che insieme al maestro Gentili Tedeschi hanno realizzato questo CD con i brani del maestro Gentili, che veramente è qualcosa che vale la pena di ascoltare. Certamente. Se potete fatelo, perché veramente sarà un grande godimento dello spirito e della mente. Non c'è dubbio. Grazie ancora per la vostra presenza con noi. Per un'ennesima volta vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e affinché possiate essere presenti ai prossimi episodi. Metteteci per favore un like, così ci date una mano. Grazie, a presto e buon divertimento. A presto.